Salve Anternians! In questo video vi faccio vedere un paio di attrezzature che ho acquistato per poter iniziare a fare streaming. La prima che voglio far vedere è una nuova webcam. Come vi avevo detto nel video precedente, vi avevo fatto vedere la Trust Trino, che però non mi soddisfava appieno, quindi come vi avevo detto l'avrei cambiata e ho deciso di acquistare questa webcam, ovvero la Razer Kiyo, che appunto andrà a sostituire la webcam messa in alto, che ovvero è la Trust Trino, e messa lì in alto momentaneamente, perché poi quando andremo a vedere effettivamente le due webcam vedremo le differenze tra una webcam e l'altra. La seconda attrezzatura che ho acquistato invece è un telo verde, il quale è utile perché permette di fare il famoso effetto chroma key, ovvero questo telo qui, meglio conosciuto come green screen o schermo verde. Incluso nella confezione vi erano anche 4 mollettoni, i quali ci permetteranno di agganciare il telo un po' dove vogliamo, in base ovviamente a come abbiamo sistemato la stanza, questo è ovvio. Quindi andiamo con ordine. La prima cosa che farò è montare il telo, per vedere intanto un po' come viene e anche per vedere se ci sono pieghe, insomma per vedere un po' come riesco a sistemarlo. Allora, il telo verde di puro cotone è agganciato con i 4 mollettoni inclusi. Adesso vediamo la scatola della webcam. Prima di aprire la scatola, vediamo le informazioni scritte all'esterno. Allora, come prima informazione abbiamo il contenuto ovviamente della confezione, ovvero la webcam Razer Kiyo con illuminazione e l'info della guida informativa relativa al prodotto. Poi abbiamo i requisiti di sistema, ovvero quali sono appunto i requisiti che servono al nostro dispositivo per poter riconoscere la webcam, ovvero un PC con una porta USB libera, Windows 7 o successivo, una connessione internet, 500 MB di spazio libero nell'hard disk per poter fare l'installazione, un software di terze parti, ovvero Open Broadcaster Software o XSplit o anche Streamlabs OBS, e comunque in ogni caso la webcam funziona anche con il suo software per modificare alcune impostazioni, questo poi lo vediamo. Poi queste sono le specifiche tecniche, che sono appunto poi quelle che mi hanno portato a scegliere questa webcam, ovvero il tipo di connessione, che è USB 2.0 e dopo lo vediamo, la risoluzione dell'immagine è 4 megapixel, la risoluzione del video che può arrivare fino a un massimo di 1080p e 30 fps, il video encoding UI2 MJPEG o H264, la risoluzione dell'immagine 2688x1520, la qualità ovviamente le impostazioni per migliorare la qualità dell'immagine, il punto di vista diagonale 81,6 gradi, il tipo di focus auto, l'opzione per poter montare un eventuale treppiede, la lunghezza del cavo 1,5 metri, poi le specifiche dell'anello luminoso, altro motivo per cui ho preferito questa webcam ad altre, ovvero illuminazione con 12 LED bianchi, il colore della temperatura 5600K daylight, i diffusori LED bianchi, sostanzialmente bianco latte, controlli 12 punti di rotazione per aumentare o diminuire la luminosità e luminosità 10 luci. Poi specifiche del microfono, anche se poi comunque io utilizzerò il microfono dell'headset. Comunque poi nel video vediamo anche la differenza tra appunto il microfono dell'headset e il microfono della webcam.
In ogni caso, come audio codec 16 bit 48 kHz, Polar Patterns, il suono che è in grado di prendere che è omnidirezionale, sensibilità meno 38 dB. Poi alla fine, ovviamente, le dimensioni e il peso. Diametro 68,7 mm, altezza 50 mm, peso 170 grammi. Adesso vediamo di aprire la scatola. Bene, vediamo di aprirla. Allora. Allora, come potete vedere, intanto c'è un messaggio di ringraziamento, una carta con un messaggio di ringraziamento, il libretto di istruzioni, e all'interno troviamo anche degli adesivi, anche se io di solito non li utilizzo gli adesivi, però fanno sempre comodo alla fin fine. E questa è la webcam. Come potete notare, qui c'è l'attacco USB, che è un attacco 2.0, classico USB, quindi ho scelto la webcam per questo motivo, e ha anche il coperchietto per poterla richiudere e quindi tenere tutto in sicurezza. Ora vedo di estrarre la webcam. Allora, come potete vedere, qua c'è l'anello luminoso. Io questa webcam l'ho scelta principalmente perché ha l'anello luminoso integrato, solo che online si trovano anche degli anelli appositi da aggiungere a delle webcam e magari non lo hanno, però io ho preferito avere una webcam tutto in uno, diciamo, quindi con l'anello anulare luminoso a LED, con la possibilità nel retro di agganciare eventualmente un treppiede, quindi con la videotour poterlo agganciare ad un treppiede, con un cavo abbastanza lungo, anche se lo attaccherò poi al multiport USB, quindi diciamo che non mi servirà questo cavo così lungo, e inoltre anche per la facilità, diciamo, di utilizzo, perché come potete vedere si può aprire in questo modo, questo ovviamente per agganciare, insomma diciamo che è abbastanza interessante. Quindi ora vedo di sistemarla e collegarla. Ok, allora vediamo intanto di metterla accanto all'altra webcam. Un po' dovrò effettivamente sfilare il cavo. Intanto la posiziono. Ok, così dovrebbe andare. E vedo di collegare entrambe le webcam. Adesso lo metto qua allora. Quindi
Ok, come potete vedere è apparsa la schermata. Ora, tutto il settaggio e tutto quello che serve ovviamente ve lo farò vedere direttamente attraverso lo schermo del PC. Se la qualità del video catturato dalla webcam non è ottimale, vi consiglio di rimuovere la pellicola trasparente. Allora, adesso state vedendo lo schermo del PC. Questa è la schermata che ci appare all'inizio appena colleghiamo la webcam e andiamo a installare l'applicativo della webcam stessa. Clicco su Next. Installerò solo Razer Synapse perché gli altri in realtà non mi interessano particolarmente, mi interessa solo poter modificare appunto le caratteristiche le impostazioni della webcam e clicco su Install. Come potete vedere la installa su C, quindi visto che non pesa molto io la lascio qui. Questo è Razer Cortex ma non mi interessa particolarmente, quindi lo salto. Vediamo un po'. Ok, come potete vedere l'ha installato e se io vado avanti inizierà ad avviare il programma Razer Synapse. Get started. Allora, in questo caso io posso decidere se registrarmi o se fare il login. Ok, clicchiamo su Next. Ok, dispositivi preferiti, Next. Controllo completo. Indica sostanzialmente che è possibile appunto avere il controllo completo dei propri profili e quindi collegarli ai giochi preferiti. Vediamo di iniziare. Seleziono un dispositivo. Allora, il mio dispositivo è questo, Razer Kio. Per farvi vedere un po' anche le caratteristiche della webcam quando effettivamente collegata e quindi risulta attiva, come potete vedere in alto si accende una lucina. Questo ci indica effettivamente se la webcam è stata riconosciuta e se sta funzionando o meno. Se io provo a ruotare la rotella che vi è di lato, io posso decidere l'illuminazione. Questa è l'illuminazione massima, questa è senza illuminazione, questa è quella di base. Adesso vediamo le caratteristiche del programma Synapse della Razer. Allora, in alto troviamo il nome del dispositivo che sta utilizzando la webcam, a sinistra abbiamo la scritta camera, a destra possiamo disabilitare l'anteprima o riabilitarla, a sinistra abbiamo il tasto reset per riportare tutti i valori come sono di default, quindi già preimpostati. A destra abbiamo la possibilità di scegliere tra autofocus oppure focus manuale. L'autofocus è buono per i soggetti in movimento, perché spesso ci potrebbero essere oggetti da far vedere in avvicinamento o allontanamento, o come nel mio caso che mi sto muovendo particolarmente, allora è meglio avere diciamo un focus più dinamico, ecco, diciamo così. Infatti se vi faccio vedere ad esempio se avvicino la mano, con l'autofocus in automatico mi mette appunto l'immagine subito a fuoco, e anche allontanando la mano, anche se non lo fa all'istante, però come potete vedere mette a fuoco. Se clicchiamo questo pulsante invece, come potete vedere, l'immagine è sfocata e noi possiamo stabilire tramite questo, questo cerchio che appunto indica il livello di focus, quanto mettere a fuoco l'immagine, quindi stabilire noi l'effettivo focus di quest'ultima.
Questo in realtà è utile, a mio avviso ovviamente, se dobbiamo registrare o fare lo streaming di un soggetto non in movimento, quindi un soggetto fermo, statico, perché stabiliamo un focus ben preciso e difficilmente in questo modo andrà fuori fuoco, perché noi abbiamo stabilito quel focus e quindi la lente sta registrando con quella messa a fuoco che noi abbiamo inserito. Però, visto che i miei video sono particolarmente così, che vi faccio vedere oggetti da vicino, cioè c'è spesso movimento, allora io lascio l'autofocus. A destra abbiamo la sezione immagine, che ci permetterà di modificare i valori dell'immagine che vediamo, quindi luminosità, contrasto, saturazione, bilanciamento del bianco. In alto abbiamo dei valori già preimpostati. Questo è quello di default, quindi tutto bilanciato. Poi c'è l'impostazione cool, che diciamo fa un colore un po' azzurrino. Poi c'è l'impostazione vibrante, che diciamo rende i colori un po' più accesi, un po' più vivi. Poi c'è questo warm un po' più schiarito, e poi custom possiamo stabilire noi i valori da inserire. E appunto, come vi dicevo, possiamo modificare la luminosità, il contrasto, la saturazione dell'immagine e poi il bilanciamento del bianco. Quindi se non siamo soddisfatti di quello che lui mette in automatico, possiamo eventualmente modificarlo noi. Io però personalmente diciamo che con i valori di base mi trovo già abbastanza bene, quindi clicco su reset e lascio i valori così come sono. Se clicchiamo su Advanced Settings, ovvero impostazioni avanzate, possiamo modificare altri valori, sempre luminosità, contrasto e saturazione, ma oltre a questo possiamo modificare la nitidezza, ovvero quanto si vede nitida l'immagine, il bilanciamento del bianco, togliendo la spunta da auto, la controluce e il guadagno dell'immagine, così come a quanti Hz andrà il segnale video. Ovviamente io lascio a 60 Hz. Se andiamo su regolazione fotocamera possiamo regolare lo zoom, quindi zoomare l'immagine. Possiamo regolare, togliendo la spunta da auto, la messa a fuoco, quindi sempre auto oppure manuale. Possiamo modificare anche l'esposizione, anche questa se togliamo la spunta da auto possiamo modificarla noi. Con panoramica ci permette di spostare l'inquadratura a destra o a sinistra e con inclinazione in alto o in basso. Poi, se non siamo soddisfatti della luminosità che c'è, possiamo disattivare compensazione e scarsa luminosità, ma io personalmente lascio tutto attivo e una volta che noi abbiamo finito di impostare il tutto, possiamo stabilire, ad esempio così, per salvare le impostazioni clicchiamo su Applica. Personalmente però direi di cliccare su Predefinite, quindi riattivare anche messa a fuoco ed esposizione e lasciare così tutte le impostazioni, quindi diciamo quelle di default, perché come potete vedere si vede abbastanza bene così. Oltre a questo, per vedere se entrambe le webcam sono collegate o meno, ci basta andare su Start, Impostazioni, Dispositivi e come possiamo vedere qui ci sono indicati i nomi: Razer Kio, che è appunto la webcam che ha come software Synapse, e USB 2.0 camera, che sarebbe la webcam della Trust. Inoltre la cosa buona della webcam della Trust è che ha un suo software chiamato AMCap e questo software ci permette di visualizzare i due dispositivi video. Quindi questo lo chiudo, apro AMCap e come potete vedere in questo caso mi fa vedere la webcam della Razer, appunto la Razer Kio. Cliccando su Devices io posso vedere l'altra della Trust.
Come potete vedere c'è una notevole differenza di qualità e inoltre questo è utile per farmi capire i nomi delle due webcam, perché poi su Streamlabs Obs e anche credo su Discord, questo ora lo vediamo, ma su Streamlabs Obs sicuramente me li farà vedere poi con questi nomi, quindi diciamo che il software è utile per questo. A questo punto vediamo un attimo come è strutturato Discord. Intanto vi faccio vedere quella online, vado sul browser web, digito Discord, clicco sul primo risultato e praticamente per poter accedere al servizio clicco su accedi. Se già siete registrati su Discord vi basterà inserire email e password, se invece non siete già registrati dovete cliccare su registrati per fare una nuova registrazione inserendo i dati indicati. Dato che io ho già un account, clicco qui e inserisco i miei dati e clicco su accedi. Questo lo chiudo. Questa diciamo che è il Discord sul browser web, il mio Discord sul browser web. Questo è il mio nome, MaxTMH, e questo è il codice se eventualmente mi volete aggiungere come amico. Come potete vedere al momento il microfono non è attivo, mentre è attivo solamente le cuffie. E questo possiamo modificarlo andando su impostazioni utente, voce e video. Come potete vedere subito ci chiede se utilizzare il microfono o meno. Se noi lo vogliamo utilizzare clicchiamo su consenti. Come vedete come dispositivo di ingresso è stato messo predefinito microfono, USB microfono. E come dispositivo di uscita Realtek HD che serve quello delle cuffie. E qui posso andare a vedere le impostazioni video. Webcam default. Diciamo che la versione web non è proprio stabilissima, quindi consiglio comunque di utilizzare quella desktop, anche perché quando noi utilizziamo la versione web, ovviamente, come vedete, nella gestione attività, vedendo i processi, abbiamo tantissimi processi attivi che comunque consumeranno in parte la CPU e quindi andranno ad appesantire il computer. Quindi personalmente vi consiglio di utilizzare quella desktop. Comunque per vedere intanto il funzionamento della webcam posso intanto provare ad entrare nella mia room, diciamo nella stanza che ho creato e entrare nella chat vocale generale. Attiva la webcam, consenti. Quindi in questo modo io posso vedere appunto su Discord anche online che funziona la webcam. Vediamo se provo a selezionare questa. Ok, vediamo un po'. Allora, qua per ora faccio disconnetti. Come vedete comunque funziona abbastanza bene il tutto. E esco da qui. Ok. Faccio impostazioni. Allora, clicco su esci. Ok. E a questo punto apro un'altra finestra per andare a scaricare Discord. Clicco, digito sempre Discord, vado sulla sezione download questa volta e clicco scarica per Windows. Come vedete è compatibile solo con Windows 7 o superiore, quindi se avete Windows Vista XP non potrete utilizzare Discord, la versione ovviamente scaricabile. Clicco su scarica per Windows, salva con nome e lo salvo dentro download. Più che altro lo salvo per avere comunque l'exE sempre disponibile. Apro il file. Ok.
Come vedete posso accedere anche con QR code, e una cosa che ho notato è che Discord non chiede effettivamente la posizione dove installare il software, ma suppongo lo installi sulla memoria principale, quindi in questo caso su C. E allora, intanto chiudo il browser web, così già ho meno processi aperti. Infatti anche come potete vedere la CPU comunque ha una riduzione di attività. Inserisco i dati e accedo. Come vedete la stessa informazione di prima ce la indica anche sulla versione desktop. Allora, come vedete le caratteristiche sostanzialmente sono le stesse della versione browser, con la differenza che abbiamo diciamo più possibilità di modificare alcune impostazioni e di avere un collegamento più diretto con i vari software che utilizziamo, quindi giochi o altro, e anche con Streamlabs OBS. Ora intanto andiamo su impostazioni utente e cambio la lingua più che altro perché come sempre io ovviamente parlo in italiano, quindi mi capite, ma magari gli stranieri no. Quindi la imposto su inglese. Ok, clicco su Windows Settings e diciamo disattivo apri Discord, quindi impostazioni di Windows, apri Discord in modo che non me la apre ogni volta che accendo il computer. Ovviamente voi potete lasciarlo attivo se preferite avere Discord sempre attivo ogni volta che andate ad accendere il vostro dispositivo. Sulla streamer mode, sulla modalità streamer, vi consiglio di disattivare questa modalità perché altrimenti ogni qualvolta attiverete Streamlabs OBS oppure XSplit automaticamente andrete in diretta su Discord, quindi per evitare problemi vi consiglio di disattivarlo. Poi vabbè, avanzate le altre impostazioni non ci interessano, quello che ci interessa invece è questo. Come vedete, come la versione browser io posso selezionare i vari dispositivi di input e output, quelli audio ovviamente, quindi inserisco mic in per input device e all'interno di output device seleziono Realtek HD Audio Second Output. Avrò gli altoparlanti per gli audio di un gioco e così via, mentre gli altri, quelli delle cuffie, per appunto sentire le persone. E infine qua in video settings già sono appunto visibili le due webcam e io posso cliccare su Fai test e questa è ovviamente la webcam Trust e invece questa è quella Razzero. A questo punto, giusto per vedere un attimo, come prima vado sulla mia stanza, General Vocal Chat, clicco su video e come vedete posso vedere la webcam, questa qua della Razer, o selezionando l'altra mi fa vedere quella della Trust. Inoltre io posso anche andare a modificare i dispositivi audio, quindi voce, l'ascolto e così via, così come altre impostazioni, ma questo poi lo vedremo in dettaglio attraverso altri video. Ok, adesso da qui esco e vi faccio vedere un'impostazione importante, vi faccio vedere come scaricare e installare Streamlabs OBS e come interagire con Discord. Quindi faccio una cosa, questo per ora lo chiudo, indico di quittare Discord, vado sul browser web. Nel caso di Streamlabs OBS faremo una cosa differente prima, andremo su documenti, io personalmente vado sulla mia memoria aggiuntiva per installare i vari programmi, quindi ho una cartella apposita chiamata programmi e qui creo una nuova cartella con il nome di Streamlabs OBS.
perché a differenza di Discord questo software invece ci permette di scegliere dove andare a installarlo. Quindi questa sarà la cartella dove io installerò poi il software. Quindi chiudo, digito Streamlabs, ops, vado sul primo risultato, prodotti, e clicco su Streamlabs Homes. Credo sia lo stesso se scaricarlo dalla home, diciamo da qui, ma io preferisco, per essere sicuro, scaricarlo da qui. Clicco su scarica, salvo sempre per sicurezza, volendo posso anche fare solo apri, ma io per sicurezza preferisco salvarmi i file così e di installazione, così se ci sono problemi eventualmente li ho disponibili. Salva, sempre su download. Razer Central posso uscire intanto perché tanto non mi serve. Ok, clicco su apri file. Ok, questo intanto lo chiudo. Qui clicco accetto. Qui appunto, come ho detto, ci permette di scegliere la destinazione di installazione, quindi clicco su sfoglia. Vado su questo PC 2 tera, Massimiliano Dionisi, programmi, e seleziono questa cartella e clicco su installa. Questo però lo disattivo e clicco su chiudi. Ok, ora vedo di avviare Streamlabs Homes. Questo è quello che ci troviamo appena avviamo il software. Noi abbiamo la possibilità di scegliere se connetterci ad una delle piattaforme su cui abbiamo degli account, quindi Twitch, YouTube oppure Facebook, o anche un'altra piattaforma a nostra scelta, come vedete TikTok, DLive e Nimo TV. Al momento, dato che dobbiamo fare soltanto, devo solo farvi vedere come funzionano le webcam, io cliccherò su salta, tanto è possibile o cancellare i dati, quindi la cache, e rifare questa procedura fin dall'inizio, oppure eventualmente registrarsi anche dopo, anche questo poi lo vedremo attraverso un altro video. Quindi clicco su salta. Come vedete mi fa scegliere la webcam e anche il dispositivo audio, ma al momento clicco su salta, lo vediamo dopo meglio. Qui posso scegliere un tema su come utilizzare Streamlabs, ma questo anche lo vedremo meglio attraverso un altro video, quindi clicco su salta. Ok. Prima di spiegarvi un po' come funziona, vedo di andare su impostazioni e cambiare la lingua. Lingua inglese. Ok. In modo che gli stranieri possano capire quello che c'è indicato sullo schermo. Ok, questa è la schermata principale che ci ritroviamo, ovvero qui c'è una schermata nera perché non c'è alcuna risorsa effettivamente inserita. Questa è la sezione delle scene, come dice qua, qui è dove vengono collezionate le varie scene, possiamo vederle e modificarle. In questo caso ce n'è già una ed è quella che utilizzeremo di base. Qui le risorse per aggiungere appunto webcam o altro, e ora lo vediamo questo. Questo invece è il mixer per inserire le varie risorse audio. Lui in automatico mi ha inserito mic aux, che sarebbe quello della webcam, però io al momento direi di toglierlo. Ok, perché al momento in effetti non serve. Qui c'è indicato desktop audio, che sarebbe l'audio appunto del computer, quello che proviene poi dai giochi e così via, o da altre cose. Io vi faccio vedere in maniera molto sommaria, poi vedremo in maniera dettagliata attraverso un altro video come fare altre cose, ma intanto vi faccio vedere solamente come inserire le
cose principali che ci potrebbero interessare, ovvero una nuova risorsa che ci potrebbe tornare utile se dobbiamo fare tutorial sarebbe monitor primario e monitor secondario. Io ovviamente ne ho solo uno, quindi possiamo rinominarlo, ma per ora lascio così com'è e clicco su aggiungi risorsa. Come vedete lui ha già riconosciuto la risorsa. Io direi di lasciare tutto così per ora e clicco su fatto. Ok, poi per inserire le webcam clicchiamo all'interno della sezione risorse, clicchiamo il più, dispositivo di cattura video, come vedete indica appunto webcam incorporate, Logitech o anche dispositivi di cattura come il Gato e così via. Clicco su aggiungi risorsa, qui ci metto Trust, abbiamo la possibilità ovviamente di rinominarle, aggiungi risorsa, questa ovviamente è la Razer, invece io seleziono USB Video Device in modo che ok, al momento è indicata questa. Come vedete io posso fare disattiva e attiva, ok, configura video per aggiungere appunto degli effetti o altre cose o modificare le impostazioni e poi selezionare la risoluzione e il tipo di fps. Quindi se io, questi sono quelli di default, se io clicco su custom ovviamente l'immagine verrà ingrandita. Poi qui posso selezionare la risoluzione, che diciamo quella massima è 1600 x 1200 nel caso di questa webcam, gli fps, il formato del video, lo spazio di colore, il range di colore ed altre impostazioni. Ovviamente al momento lo metto di default perché per farvi vedere appunto a confronto le due webcam, altrimenti non ci sarebbe spazio. Ok, quindi qui clicchiamo fatto. All'interno di risorse clicco sul più, aggiungi video, dispositivo di cattura video, aggiungi risorsa, in questo caso inserisci una nuova risorsa invece di avere lo stesso nome, la rinomino con solo Razer, giusto per riconoscerla, aggiungi risorsa. Ok, allora a questo punto devo fare appunto disattiva, attiva, configurazione video per modificare alcune impostazioni o regolazione fotocamera come zoom, come abbiamo visto comunque prima, messa a fuoco e automatica, esposizione anche automatica, panoramica per spostare l'inquadratura, inclinazione per alzarla o abbassarla, ma comunque la lasciamo per ora così. Ok, qui anche posso configurare la risoluzione e il tipo di fps cliccando su custom e anche qui ovviamente viene ingrandita l'immagine e posso selezionare la risoluzione, che in questo caso il massimo è 1920 x 1080, quindi Full HD, gli fps, il formato del video, lo spazio di colore, insomma la stessa impostazione di quella, solo che ci sono delle caratteristiche diverse, ma anche qui la metto sempre di default per riuscire a vedere le differenze tra le due webcam. Quindi clicco su fatto, sposto la webcam di qua di lato, ok. In questo momento state vedendo le due webcam a confronto. Qui vedete la webcam Trust, e come vedete già ha un sistema di illuminazione diverso, mentre questa è quella Razer. Ovviamente quella Razer ha una qualità migliore, una resa grafica migliore e anche un'illuminazione, e al momento c'è la luce accesa dell'anello appunto luminoso. Ora provo a spegnerlo
E come potete vedere comunque la Razer riesce in ogni caso ad illuminarmi correttamente, mentre la Trust ha grosse difficoltà, infatti praticamente non mi si vede più, si può dire, perché cioè, sembra che mi hanno fatto due occhi neri praticamente, cioè sembra un panda, non lo so, cioè, comunque, quindi intanto direi di comunque di tenere la luce accesa così almeno mi si vede un po' meglio per quanto riguarda la Trust. Ora, per poter attivare il green screen, intanto lo faccio sulla Trust e poi lo faccio sulla webcam Razer. Ora comincio con la Trust, faccio clic destro, vado su filtri e modifica filtri. Clicco sul più e seleziono Chroma Key. Clicco su fatto. Ecco, come potete vedere, questo diciamo è un tentativo di mascherare ovviamente lo sfondo. Intanto clicco qua, me lo fa vedere in maniera non corretta, perché in effetti se vedete qui viene mascherato in maniera più corretta in effetti. Se provo ad aumentare l'illuminazione, intanto il mio volto verrà illuminato di più ovviamente nella Trust, e anche in parte viene modificato l'effetto green screen. Di lasciarla così l'illuminazione. Con questo valore io posso modificare effettivamente quanto l'effetto del green screen si applica, oppure indicare appunto i bordi di quanto viene effettivamente applicato. Il contrasto, la luminosità, ovviamente cambiano comunque in parte i valori, la gamma che sarebbe appunto il colore in sé. Comunque io direi di lasciarlo diciamo un po' con queste impostazioni qua, e come vedete già in parte è stato modificato, anzi io direi di fare un'altra cosa. Allora, in questo momento, come vedete, state ascoltando l'audio del microfono delle cuffie, come vedete anche dalla scritta mic in front. Ora io vedo di staccare l'audio di questo microfono e attivare quello della Razer in modo da farvi sentire le differenze. Quindi clicco qui e attivo questo. L'audio che state sentendo adesso invece è quello della Razer. Come vedete ci sono magari alcune differenze, potete notare, insomma. Come vedete comunque con la Trust non riesco a fare un effetto propriamente adatto allo scopo. Proviamo con la Razer invece come prima, clic destro, filtri, modifica filtri, più chroma key, fatto, e già c'è una differenza abbastanza notevole. Poi posso anche ridurre l'illuminazione, perché in effetti così è un po' troppo. Anzi, forse in realtà senza illuminazione sarebbe anche meglio, tutto sommato. Così diciamo è abbastanza buono come effetto. Già, vedete un bel po' di differenze, come vedete tra l'altro con la Trust in parte si può dire che sta svanendo anche il corpo praticamente, cioè, vediamo se si può modificare un po' meglio.
Come vedete comunque con la Trust non riesco, sono riuscito un po' a modificarlo, ma sempre rimane comunque un alone dietro rispetto invece alla Razer, che effettivamente si vede in maniera più in modo migliore, diciamo così. Ovviamente poi vedrò magari di modificarlo in modo più adatto, anche lo schermo che comunque dietro, di modificarlo in maniera diversa. Quello che vi voglio far vedere è che intanto posso, vabbè, avete visto la differenza comunque tra Trust e Razer, comunque è abbastanza importante, quindi per ora posso nascondere la Trust e aggiungere un'immagine di sfondo per farvi vedere meglio l'effetto appunto dello sfondo, che non viene coperto dal green screen ma al contrario risulta trasparente. Quindi ho cliccato più, vado su immagine, aggiungi risorsa, lascio immagine come nome, clicco su browser, ok, questa qua, la metto dietro. Ok, poi per la Razer, ecco, devo fare una cosa importante, perché come vedete in alto si vedono le mollette effettivamente, qui è un pezzo in alto, quindi vado su Razer, filter, filtri, aggiungo crop, 30, fatto, ok. Questo lo ingrandisco e in questo caso posso andare su impostazioni e fare custom, così me lo mette a tutto schermo. Ok, vediamo di modificare un altro po'. Ok, e anche di lato facciamo 500, ok, 100, perfetto. Vedo un attimo di spostare la webcam così va a venire meglio. Ok, perfetto. Ok, vedo un attimo su filtri, questo lo metto a 400, questo a 100, ok. Ok, come vedete così è impostato, diciamo, abbastanza correttamente. Ovviamente ci sono delle impostazioni ancora da modificare, non è proprio perfetto al 100%, ma devo dire che comunque l'effetto del green screen è già abbastanza buono così. Vedrò poi, ripeto, di modificarlo magari con una struttura anche un po' più professionale, magari vediamo un po'. E una cosa importante che voglio far vedere è che questo effetto possiamo applicarlo anche su Discord, e questa possibilità si chiama esattamente Virtual Webcam. Andando su impostazioni qua in basso a sinistra, clicchiamo su Virtual Webcam e installiamo la Virtual Webcam. Ok, io clicco su Start Virtual Webcam, entro su Discord, che tra l'altro risulta già con l'accesso effettuato, quindi non c'è bisogno ogni volta di fare un nuovo accesso, e vado su sempre sulla mia stanza, diciamo, principale che ho realizzato sul server mio personale, General Vocal Chat, e clicco su video.
In questo caso io posso selezionare Streamlabs Ops Virtual Webcam e come vedete la stessa schermata che abbiamo su Streamlabs Ops è applicata anche su Discord con l'effetto green screen. Questa è una funzione abbastanza utile per poter utilizzare vari effetti che generalmente utilizziamo magari su Streamlabs Ops anche su altre piattaforme, generalmente di chat appunto online, ad esempio su Skype o anche su Zoom penso funzioni. Comunque magari questo poi vedremo attraverso altri video come funziona. Bene, direi che con questo io vi ho spiegato un po' tutto, vi ho mostrato come funziona esattamente il green screen e quindi come mi sto trovando con queste attrezzature. Spero che il video sia stato per voi interessante. Se vi è piaciuto, come al solito, vi invito ad iscrivervi al canale e a rivederci al prossimo video. Anternians!